Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Martedì 28 gennaio del 2025, buongiorno e benvenuti o bentornati a Future Stars, l'unica trasmissione esclusivamente dedicata a Milan Futuro. Un saluto da parte di Giacomo Mirandola e un saluto, perdonatemi, a chi mi accompagna quest'oggi, ovvero, come ormai vi siete un pochino abituati a vedere perché i lavori a casa di William Cherry sono incessanti e fastidiosi, il direttore Simone Cristao. Ciao Simo. Ciao a tutti, buongiorno. Oggi dobbiamo andare un po' spediti perché sì, le cose di cui parlare sono tante, le situazioni sono tante, non sono purtroppo così diverse dal solito, ma sono tante. E allora andiamo subito dritti a vedere la prima grafica, che in realtà è un'immagine, perché secondo noi, all'indomani per voi che state guardando, per noi nella giornata della memoria, ci sembrava bello sottolineare questa iniziativa della Lega Pro, della Serie C, ovvero allenatore e vice allenatore di Milan Futuro e Rimini, ma ovviamente è avvenuto in diversi campi della Serie C. A tutti questi membri degli staff delle due squadre è stata regalata una copia del famoso libro di Primo Levi, Se questo è un uomo, e secondo noi era bello andare a evidenziare questo tipo di iniziativa fatta comunque in un campionato sì importante, sì di blasone, ma non il top campionato, comunque un campionato come la Serie C. Ha fatto bene. Peccato che sia stato fatto solo in Serie C per certi versi, però mi sembra giusto sottolineare qualcosa che d'altronde si chiama proprio così, no? È il giorno della memoria, è giusto ricordare. Giustissimo. Adesso però, giustamente, entriamo anche un pochino più nei meriti di campo e non partiamo proprio da Milan Futuro, ma partiamo da qualcuno che è partito da Milan Futuro per poi essere ultimamente spesso accorpato alla prima squadra, seppure in realtà poi nella partita della scorsa settimana era anche subentrato a gara in corso. E parliamo di Davide Bartesaghi, che ha giocato domenica alle 12:30 in Serie A nella partita tra Milan e Parma. È subentrato all'intervallo, al 45esimo. Ha avuto la sua seconda occasione stagionale dopo quei 4, se non erro, minuti di garbage time nella partita contro il Lecce, che però erano ingloriosamente terminati con quella dubbia espulsione che insomma non il meglio, che gli era costata probabilmente magari altre occasioni che avrebbe potuto avere. Invece è entrato lui, è stato preferito da Conceição a Jimenez, che ormai sembra invece più stabilmente nelle rotazioni della prima squadra. Come ha giocato? Ha fatto salvo diciamo così, la giovane età e i problemi che questo comporta, cioè ogni tanto un po' di disattenzioni difensive, il fatto di tenere la linea, ad esempio i primi 5 minuti c'era proprio qualcuno che ogni tanto doveva tirare per farlo restare ordinato. Devo dirti bene, ha fatto comunque un buon secondo tempo, soprattutto la metà campo offensiva. È lui che alla fine mette qualche cross interessante, non ultimo quello del 3-2, poi corretto di testa da Pavlovic. È stato un buon subentro, a sorpresa devo dirti, perché se proprio dovevo giocarmi un euro prima della partita ti avrei detto vabbè, prima entra Jimenez nel caso, al massimo entra Terracciano e poi Bartesaghi. Invece ha scavalcato uno e l'altro. Forse c'è qualche giustificazione a questo, figlia anche della Champions League, però devo dire che ha fatto un buon subentro. Vedremo. Però proprio appunto riguardo questo io mi sarei aspettato più un Jimenez, visto che non può
giocare domani la partita con la Dinamo Zagabria, non essendo, come saprete sicuramente meglio di noi, non essendo in lista UEFA, perché ricordiamolo, non può essere inserito, non è stato inserito in lista A e non può essere inserito in lista B se non ha alle spalle almeno 2 anni consecutivi all'interno della squadra. E Jimenez è arrivato circa 1 anno e mezzo fa, quindi non ha ancora i crismi per poter essere inserito in lista B, quindi sarà indisponibile. Brevemente anche io su Bartesaghi concordo, la prestazione è stata convincente, soprattutto perché secondo me doveva levarsi psicologicamente di dosso le scorie di quel rosso, che comunque l'avevano molto condizionato, perché era uscito quasi in lacrime da una partita che era finita e strafinita, cioè in cui anche lasciare la squadra in 10 non creava nessun problema dal punto di vista del risultato. Il Milan, se non erro, era sul 3-0, qualcosa del genere, quindi una delle poche partite con un finale tranquillo. Del Milan, eppure lui l'aveva sofferta molto. Il fatto di non aver più avuto occasioni dopo magari ha anche inciso, eppure lui è riuscito subito, perché già fin dai primi minuti è partito molto propositivo offensivamente, è riuscito abbastanza bene a levarsi di dosso le scorie di quell'episodio. E comunque subentrare a un giocatore, ok, non in un buon momento, ma del calibro di Teo Hernandez, dopo questo cambio così inatteso al 45esimo, non è banale, in una partita comunque che era in una situazione di parità sull'1-1, e che poi è andata prima peggiorando. E poi lievemente a crescere. Visto che abbiamo parlato di Jimenez, andiamo avanti, affrontiamo un pochino questo tema, che è un tema che è molto caro a Will, che inizia a preoccupare un pochino anche me, ovvero abbiamo qui 4 ragazzi giovani: Jimenez, Francesco Camarda, Kevin Zeroli e Mattia Liberali. Affrontiamo i discorsi uno per volta, rapidamente. Jimenez, perché lui no e Bartesaghi sì, considerando che mercoledì Bartesaghi può essere portato, e credo verrà portato, da Conceição a Zagabria, ma Jimenez non può essere portato a Zagabria? Bella domanda, mi dovrei chiamare Sergio e non Simone, però ti posso rispondere con, a questo punto, incrociando le dita, che magari Sergio Conceição lo veda a destra, quindi nel suo ruolo vero. Serve un terzino destro comunque al Milan. Beh sì, ne ha solo 8, quindi forse manca il nono. Certo. No, scherzi a parte. Può essere un'idea quello di, ovviamente, di vederlo a sinistra. È ovvio che il suo ruolo, essendo a destra, a questo punto ha preferito uno magari di ruolo, però in effetti un pochino ha fatto pensare, perché comunque è un giocatore che era molto più vicino alla prima squadra di tanti altri. Domanda secca: è stabilmente nelle rotazioni della prima squadra? Per me non esce più, a meno che c'è un bisogno esagerato sotto, o un surplus sopra. Francesco Camarda. Qui andiamo a un altro tema particolare della partita contro il Parma. Conceição vede la squadra in difficoltà, forse era ancora in pareggio, non era ancora in svantaggio. Sceglie di andare con l'attacco 2, con sostanzialmente il 4-2-4, e al fianco di Tammy Abraham, subentrato a gara in corso al posto di Alvaro Morata in quella che ormai è una staffetta fissa, sceglie di fare entrare Luka Jovic e non Francesco Camarda. Ora, stessa domanda di prima, difficile, quindi secondo te c'è un motivo particolare? Io un'idea mia ce l'ho. Seconda cosa, ha senso tenere Camarda in questo brodo primordiale, visto che è vero, allenarsi con la prima squadra è formativo, però a un ragazzo di quell'età lì, in una fase così particolare della crescita, serve giocare. Non ha più senso rimandarlo giù, così almeno gioca, se tra i grandi spazio non ne trova? È una bella domanda. Ti rispondo alla prima. Parto dalla parte, diciamo così, più spicy, più cattivella. Francesco era anche lui al concerto di Lazza, ma è veramente qualcosa di così. Il famoso concerto. Cioè, tra l'altro, Lazza, poverino, se è stratifoso milanista, lui tutto vuole nella vita tranne che mettere in crisi il Milan. Fratture su fratture. Vabbè, stiamo ovviamente scherzando. Però diciamo che Loftus-Cheek è infortunato, quindi a parte. Teo è uscito al 45. È innocente perché è infortunato. Esatto. Teo al 45, ok. Rafa al 45. Camarda non è entrato. Calabria più o meno è successo qualcosa. Quindi, insomma, vabbè. Tralasciando questo discorso, perché in realtà, insomma, non diciamo così, non renderebbe giustizia al momento, che invece è di un giocatore che ha giocato pochissimo, al di là di concerti o altre storie. Sì, allora, l'avevo visto in settimana. Mi ero fatto 2 conti che ovviamente mi sono perso in giro, ma ha giocato veramente pochissimo,
Ma pochissimo vuol dire pochissimo, soprattutto nell'ultimo periodo ha giocato veramente poco. Per me non ha particolarmente senso. Mi sembra evidente che con Seisao, perché anche prima dell'episodio del concerto, diciamo, chiamiamolo così, del concerto dell'Azzagate, non lo vede. Secondo me non lo vede tanto. Cioè, non lo vede pronto probabilmente. Allora perché non mandarlo giù? Dove certo, adesso la coppia d'attacco Magrassi-Ianesi sembra abbastanza... cioè, consolidata sembra un paradosso perché è la seconda partita, quella di domenica, che hanno giocato insieme. Però in questo momento Magrassi è per me illevabile, nonostante il rigore sbagliato. Però non vedo perché non possano convivere, magari con un 1-2 davanti, con un Ianesi che fa tipo il tre quarti e mi gioca alle spalle di un tandem Camarda-Magrassi. Cioè non è impossibile dargli spazio in C, perché sennò a quel punto veramente si va in difficoltà. Allora, io capisco che allenandosi con i grandi assorbi molto di ritmi, di livello di allenamento. È vero, cioè non è una frase fatta, assorbi tanto. Però ogni tanto scaricare questo assorbimento in partita probabilmente aiuterebbe, perché comunque negli ultimi 3 mesi, cioè da novembre ad oggi, tutto novembre, tutto dicembre, tutto gennaio, ormai siamo arrivati alla fine, ha giocato un quarto d'ora in Champions League diviso in 6 minuti e 7, una roba del genere. Ha giocato una partita e mezza in Serie A, spazzoni vari qua e là, dove la parte del Lione l'ha fatta a Cagliari. E in Serie C ha fatto 3 partite: Pontedera, Gubbio, Virtus Entella. Cioè praticamente ha giocato 4 partite e mezza in 3 mesi. non abbastanza. No. Ha 17 anni, cioè è proprio all'apice dello sviluppo. Non lo so. Andiamo al terzo, che per me è ancora più delicata come situazione. Kevin Zeroli, stagione complicata, condita anche da un infortunio, ma comunque stagione proprio da rendimento difficile, nonostante sia, questo fa capire un po' anche i problemi della squadra, però sia il miglior marcatore del Milan futuro. Una presenza con la prima squadra per 11 minuti complessivi, poi l'infortunio e poi basta, perso lì nei meandri. Lui è un altro ragazzo che è più grande di Camarda, va bene, ma è un altro che deve giocare. Comunque parliamo di un classe 2005, è vero. Il Milan è relativamente corto a centrocampo con la prima squadra, soprattutto finché continua a mettere un sacco di centrocampisti a fare anche altri ruoli, oltre ai centrocampisti come gli esterni destri e compagnia. Zeroli diciamo che non ha spazio perché non viene visto pronto neanche lui? Ok, e perché allora è lì in panchina a guardarli e non è giù a giocare? Perché siamo in 3 Ma questo nel gli fa Milan bene? prima squadra. No, ma è il suo mal grande e il bene comune che in teoria viene prima di Kevin. Io lo so, cioè, è una cosa che non si può vedere. Un ragazzo che si siede e non gioca mai. Anche perché davanti a lui mi sembra che nelle gerarchie ci sia anche Terracciano, che non fa neanche il centrocampista di ruolo, di natura. Sì, è probabile che se c'è bisogno di un centrocampista giochi Terracciano. È probabile. Cioè, va detto che comunque la scorsa settimana era subentrato anche lui come Bartesaghi nella partita del Milan futuro. Questa settimana ovviamente era impossibile perché giocando a mezzogiorno e mezza la prima e alle 15 il Milan futuro era impossibile, anche se non si veniva impiegati con la prima squadra subito teletrasportarsi a Solbiate e andare di là, cioè non c'erano i tempi tecnici. Però Ma domanda, ha futuro in Milan futuro, Kevin, dal punto di vista tattico? perché no? Perché no? Anche perché mi pare che il Milan futuro cambi un modulo alla settimana, quindi cioè, si potrà a un certo punto dire vabbè facciamo un modulo per Kevin. No, magari adesso lo sta tirando per i capelli. Magari un prestito so che potrebbe fare utile a Milan futuro, visto che la classifica piange. Però sì. Soprattutto in questi mesi finali in cui è fondamentale andare a prendersi la salvezza. Ultimo caso, Mattia Liberali. Qua lascio a te. Mattia Liberali parte con il Milan futuro, gioca non troppo, poi viene scaricato, tra virgolette, o comunque viene... Si considera che la Serie C, e io sono d'accordo, non sia il campionato adatto per lui, allora viene rimandato in primavera. Poi Fonseca fa una fonsecata, lo porta in prima squadra, lo butta a titolare, gioca una partita più che dignitosa, per essere la prima, parliamo di un classe 2008 Camarda, 2007 Liberali, non ha 40 anni. Il 125esimo del Milan, tra il 125esimo del Milan con la maglia speciale davanti a tutti i campioni, eccetera. Sto ragazzino gioca e poi torna non a Milan Futuro, torna in primavera per direttissima. Forse gioca una partita e mezzo con Milan Futuro.
Qui te l'ho detto, lascia te. Ti dico la mia, non è pronto per la prima squadra. La C non è il suo campionato, la primavera non è abbastanza, anche se in realtà anche lui secondo me sta venendo condizionato da questi continui spostamenti, perché in primavera dovrebbe essere per distacco il migliore e non lo è. È uno dei migliori ma non è il migliore come dovrebbe essere. Forse un prestito per lui può essere davvero la soluzione, magari in una... si può provare quasi in una Serie B secondo me. Si può quasi provare in Serie B. Perché 20-26 ti ricordo, Non per metterti paura, ma il contratto non è lunghissimo. Hai ragione anche tu. Però dall'altro lato, se la C si decide che non è il suo campionato, probabilmente è vero, per il tipo di fisicità e agonismo che ha, che non è come quello della Serie A. Nel senso che in Serie A la tecnica supera la fisicità e l'agonismo. In Serie C è tutto fisicità ed agonismo. Cioè in Serie C le partite brutte, cattive, dure, che poi si vincono 1-0 con un gol fortunoso o di rapina o di contropiede, sono molte di più delle partite roboanti con le grandi giocate e i colpi da Barcellona di Guardiola, ecco. Detto questo, per me tenerlo in primavera non dico che è paragonabile a quello che stai facendo con Camarda e Zeroli, ovvero mantenerli in questo brodo primordiale, ma secondo me non ci va molto lontano, quantomeno tocca il pallone con i piedi, che è già una cosa che gli altri due purtroppo non riescono a fare. Andiamo nel merito della Serie C, che è arrivato il momento. Il Milan Futuro gioca allo stadio Chinetti di Solbiate-Arno domenica alle 15, quindi mezz'ora dopo al rocambolesco recupero di San Siro tra Milan e Parma. Fa 0-0, gioca un'ottima prima mezz'ora, crea occasioni a ripetizione. Quirini, nuovo acquisto esordiente, si conquista un calcio di rigore che Magrassi tira non bene ma neanche orribilmente, ma viene parato dall'estremo difensore del Rimini. Da lì il Milan un po' si spegne, il Rimini prova a salire ma non ci riesce, e la partita prende binari terrificantemente soporiferi e finisce 0-0. 3-5-2, 3-5-1-1, possiamo chiamarlo così. Torriani in porta e continua s'infinita girandola dei portieri, in cui questa squadra non ha un portiere fisso. Difesa 3 con ancora Kubiš e ancora io mi tengo i miei dubbi. Camporese che è arrivato da 180 minuti e già alzato il livello, e Minotti che secondo me è quello che sta giocando di più di tutti dall'arrivo di Camporese, perché anche lui per quanto mi riguarda sta alzando il suo livello. Ieri è stato uno dei migliori. Quirini a tutta fascia a destra con D'Alessio a sinistra, Sandri, Stalmack mezze ali, Malaspina mediano, e la coppia d'attacco che ormai abbiamo imparato a conoscere. Ianesi diciamo a sinistra ma comunque seconda punta con libertà di svariare, e Magrassi punta stile anni 80, grosso, enorme, gigantesco, che sta davanti e fa salire la squadra. Panchina cortissima, solo 6 giocatori di movimento se non erro, e Nava. Peraltro ho guardato perché volevo capire come avesse gestito i portieri con Seisao, perché dico, se Torriani qui ha portato Raveir come terzo. No, non ha portato il terzo, aveva panchina solo un sportiello con la prima squadra con Seisao. Dice che corrersi un rischio. Anche il Milan Futuro aveva in panchina solo Nava, però come portiere non c'era Raveir. Tanti assenti dicevamo, però si rivede il buon Silvano Voss, arrivato tra i crismi del campione, con un po' di fatica ad adattarsi e soprattutto una serie di infortuni, o comunque un infortunio prolungato che ne ha condizionato il già difficile ambientamento. Si è rivisto anche se non ha giocato. Questo ha portato a fare 2 soli cambi da parte di Bonera. Diciamo che va bene. Altra cosa che si nota è come nell'ultima partita 3 nuovi, tutti e 3 in campo. Adesso si aggiunge un nuovo e va subito in campo. Camporese, Quirini, Ianesi, Magrassi, tutti dentro. È un po' una missione di colpevolezza? È una richiesta d'aiuto, credo. È una richiesta, contando che in realtà, se guardiamo, a parte che questa squadra qui, cioè capiamo un attimo le cose, questa squadra qui non è la seconda squadra del Milan, non c'entra niente, è piena di fuori quota, però è quello che oggi serve per cercare di salvare questa squadra. Se no poi l'anno prossimo gente come Bacune, come Scotti, come Bonomi, che escono dalla quota primavera, sono senza squadra se questo progetto va a gambe all'aria, e sono ragazzi non abbastanza bravi da fare la prima squadra, ma per me ragazzi che è un po' presto
è troppo presto per scaricarli. Più che altro è nato un progetto che rischia di morire dopo 12 mesi, cioè una follia. Tralasciando questo dettaglio. Quindi in questo momento non rispecchia i crismi del progetto seconda squadra, ma è quello che serve. Beh, è brutto da dire. Però io vado a guardare sul mercato, ok, Minotti c'è ancora, Sandri c'è ancora, e 4 nuovi ci sono tutti. Non c'è Fall, ok, infortunato perché si è fatto male nell'ultima partita. Longo neanche in panchina, Turco neanche in panchina. Per me questa somiglia a una missione di colpevolezza, oltre che a una richiesta d'aiuto. Poi si fa anche di necessità virtù, perché con tutti questi ragazzi che vengono portati su da Conseil, chiaro che Bonera comincia a essere corto. Però tutti dentro, tutti subito. È una missione di colpevolezza, sì, del tipo che quelli che dovevano darti una mano per i giovani, che magari non erano ancora a disposizione, erano una Serie C, hanno pagato dazio, perché quelli che hai preso in estate evidentemente non ti hanno aiutato a far alzare il livello dei ragazzi. Ne stai prendendo altri per far alzare il livello dei ragazzi, ma i ragazzi nel mentre non ci sono più. Peraltro. Perché insomma i 2-3 migliori sono su con la prima squadra e gli altri si sono un po' persi. Adesso butto un occhio, guarda. In difesa c'è Kubiš. Poi ti direi che del settore c'è Malaspina, Stalma. Allora parliamoci chiaro, di giovani che possono veramente ambire a finire su con la prima. C'è Torriani senza dubbio, c'è Malaspina e c'è Stalmack. E non parliamo comunque di giocatori col futuro così certo come possono essere altri. Parliamo di giocatori che potrebbe... Torriani è quello più tranquillo di questi. Malaspina e Stalmack parliamo di giocatori con potenzialmente un pochino di potenziale. Stavamo parlando del calciomercato e appunto calciomercato all-in, ma non all-in nel senso di mi gioco tutto, all-in nel senso di tutti dentro, fisicamente, sì. La traduzione letterale di all-in, tutti dentro. Per me qualcuno bene, qualcuno benissimo, questo più o meno è l'andamento. A me Ianesi piace tantissimo, non lo conoscevo, mi piace tantissimo, è veramente sempre pericoloso, svaria dappertutto. È anche giovane. Ed è più giovane di questi. Magrassi super utile. Quirini a un certo punto però, Daniele, ti guardo negli occhi, Daniele, a un certo punto Quirini non ce la faceva più, lo vedevo io che andava cambiato, Daniele, per favore. Però Quirini bene, salvo insomma un pochino di bombola d'ossigeno alla Reinders nel finale, e Camporese per me ha già alzato il livello di tutta la difesa, che fa bene anche questa partita qui, tiene la porta inviolata e non è cosa scontata o cosa comune. Ti aspetti qualcos'altro dal mercato? Questi sono stati colpi efficaci per te fino ad ora? Sì, ma assolutamente sì, ma lo vediamo sulla pelle, tra virgolette, del Milan futuro, che ha migliorato le proprie prestazioni, non le ha ribaltate, le ha leggermente migliorate cercando di chiudere qualche falla. Ma uno su tutti è Magrassi. Se tu in estate prendi Longo e non prendi magari un Magrassi, per 6 mesi hai Longo. Adesso invece ti rendi conto che avere invece un giocatore che la categoria la sa fare per davvero ti dà una grande mano. Però vabbè ragazzi, ormai siamo in ballo, dobbiamo ballare fino alla fine. Non so se balleremo tutti. Vero anche questo. Teniamo in considerazione peraltro che 2 di questi ragazzi sono stati presi dalla C, ma 2 sono stati presi dalla B e vengono giù dalla B, che sono Magrassi e Camporese. Forse non tutti balleranno, perché dopo la partita con la Torres torna di nuovo d'attualità il tema legato a Daniele Bonera, perché Matteo Moretto, fonte più che affidabile del mondo Milan, ha confermato che la posizione di Daniele Bonera è estremamente in bilico. Ha usato quell'espressione non mai troppo bella da sentire, discussioni in corso. Ok, va bene, forse bisogna partire un po' prima a discutere di Bonera, visto che a maggior ragione, a differenza la C si è fermata per le vacanze di Natale, sì. ha avuto il calciomercato, eccetera, eccetera. Ma, secondo appunto Matteo, la partita con la SPAL sarà decisiva. Ti chiedo 2 cose. Sarà decisiva nel senso che se si vince resta, se si perde se ne va, e se si pareggia, punto di domanda? Sì, molto legata al risultato, anche perché tra poi vediamo la classifica e lo capite da soli. Che con la SPAL servirebbe fare 3 punti. E se si pareggia quindi? Come è successo in altre circostanze. Se si pareggia con una buona La partita prossima resta, volta. la prossima, certo, tanto la Serie C finisce dopo domani, che iniziano playoff e playout, poi playout si ride. Seconda cosa, ti aspetti un acquisto da fuori in caso di addio di Bonera, o si fa salire Guidi dalla primavera, che ha già esperienza in C, ricordiamolo? Bella domanda. Sì, posso essere cattivo?
In teoria i due progetti sono abbastanza divisi per competenze di settore, cioè è anche per responsabili. La C è di Ibra, Kiroschi, e Guidi è responsabilità di Vergine. Che Vergine, quindi sai Guidi praticamente, giusto? Che Vergine presti Guidi a un altro progetto. Il problema è che è difficile andare a pescare un allenatore, perché deve avere per allenare una seconda squadra, per allenare in C deve avere tutta una serie di caratteristiche. È un vecchio santone della categoria, che magari ti tira fuori quei 10-12 punti che ti servono per tirarti fuori dalla zona, dall'impasse. Vedremo, sarà importante, a questo punto fondamentale la prossima partita. Andiamo brevemente in chiusura a vedere come si è sviluppata questa giornata, perché ci sono stati dei risultati interessanti e perché la classifica, visto che è zona bassa della classifica, ci sta aspettando in tutti i modi. Partendo subito dalla prima partita, che è finita col miglior risultato possibile per il Milan Futuro, ovvero le uniche due squadre sotto Milan Futuro, Sestri Levante e Legnago, hanno pareggiato 1-1, spartendosi la posta e rimanendo entrambi alle spalle del Milan. Lucchese Ascoli 2-1, Pineto Torres... capito. D'altronde si può anche vincere, sì. Non è che possono tutte aspettarci. Pineto Torres 0-0, Carpi Spal 1-0, la Spal perde e resta appena sopra Milan Futuro, o 2 posizioni sopra Milan Futuro. Dopo andiamo a vedere la classifica. Lentella batte la Pianese, rimane saldamente davanti. Campobasso Gubbio 1-1, Milan Futuro Rimini 0-0, piuttosto soporifero. Continua al momento non particolarmente brillante del Pescara, che fa 0-0 col Perugia, in contemporanea peraltro con il Milan Futuro. Vittoria del... non è possibile, ho sbagliato qualcosa, c'è Pescara 2 volte. Vabbè, Pescara Futuro. Vai, Pescara, esatto. Pescara Vispesaro 2-1. No, non è Pescara, è la Ternana. Eccomi, vedi? Cosa sapevo? La Ternana di Ignazio Abate batte la Vispesaro 2-1. Arezzo Pontedera da guardare, perché al momento è la quota. Dista 5 punti, possono diventare 8 in caso di vittoria. Questa sera per noi, ieri sera per voi, quindi fateci sapere nei commenti com'è andata, perché è una partita leggermente importante per il Milan Futuro. Come cambia la classifica di conseguenza in base a questi risultati? Cambia in questo modo qui, cioè non cambia, tranne per il fatto che la quota salvezza può staccarsi di 8 punti se il Pontedera dovesse aver vinto ieri, perché andrebbe a pareggiare il Campobasso, e a quel punto 27 la zona salvezza, 19 Milan Futuro, con 2 squadre davanti. Ora, in un'ottica in cui non si dovesse riuscire a raggiungere la quota salvezza, sarebbe fondamentale quantomeno scavalcare la Lucchese, perché scavalcando la Lucchese nello scontro diretto al play-out proprio con la Lucchese avresti 2 risultati su 3, perché in caso di parità passeresti tu. Detto questo, io penso che sia ancora possibile andare a prendere la salvezza. Ora è diventato estremamente difficile, ma per me è ancora possibile, e l'obiettivo deve essere quello, perché se ti poni obiettivi troppo umili poi non vai da nessuna parte. Questo ce lo insegnano a tutti i livelli. Prossima partita, la Spal. Serve una svolta che vuol dire fare 3 punti. Sensi. È brutto da dire, ma è quella partita in cui è irrilevante come verrà fuori, ma devono avere fuori 3 punti. Può essere 6-5, può essere 1-0, può essere una partita orrenda risolta con una giocata, può essere una partita dominata e vinta 4-0, ma deve finire con una vittoria del Milan Futuro. Punto, non c'è un altro risultato. Spal, peraltro, che è una delle 3 squadre che Milan Futuro ha battuto in campionato in tutta la stagione. È ovvio che ci giochiamo tanto in questo momento, tra la partita di stasera, che voi sapete già com'è finita, perché se il Pontedera vince va più 8 sul Milan, e se poi insomma con la Spal non va come deve andare, ti consegna il play-out. C'è poco da fare. Direttore, grazie. Ciao, ci vediamo alla prossima. Ci vediamo alla prossima. Sempre se il Palazzo Reale che stanno facendo a casa di Will è finito. Quando avevano finito di restaurare il castello della Disney. Grazie anche a Morgan che ci ha supportato e ci ha aiutato con tutte le grafiche, tutti i template, cioè se questa trasmissione è la più bella di tutta Radio Rossonera, e anche grazie a Morgan che è molto dinamico nella live regia. E io vi ricordo proprio per questo di lasciare un like, di commentare e farci sapere cosa ne pensate della miriade di temi che abbiamo toccato quest'oggi. Bonera, il calciomercato, i ragazzi che stanno non giocando in prima squadra, la partita di Bartesaghi. Fateci sapere a 360 gradi quello che pensate, iscrivetevi al canale, ma se non siete iscritti veramente vi tolgo il saluto, e se vi va di abbonarvi costa solo 0,99, per voi non è molto, per noi è tantissimo. Appuntamento alla prossima settimana, sempre martedì, sempre alle 7 del mattino, con una nuova puntata di Future Stars. Ciao! Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità in qualsiasi condizione. Kumho Tire.
Nient'altro che qualità. Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento sotto la guida di ex campioni rossoneri come Pietro Vierkovud, Stefano Eranio e Walter De Vecchi. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi bambini non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli al Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre.